Buon pomeriggio a tutti, sono Camilla Carrara, Project Coordinator di Class. Sono davvero lieta di darvi il benvenuto oggi alla prima sessione del Circular Symposium organizzato dal Museo del Tessuto di Prato e Class EcoHub. The Sustainable Perspective. Sono estremamente lieta di condividere un video introduttivo al Museo del Tessuto e dopo interverrà Filippo Guarini, direttore del Museo del Tessuto di Prato, che introdurrà l'iniziativa Circular Symposium. Buonasera, grazie Camilla per l'introduzione e per aver inviato questo bel video di presentazione del museo che trovate sul canale YouTube del Museo del Tessuto. Vi interessa? Se vi interessa, innanzitutto benvenuti a tutti a questo primo appuntamento del Textile Library Circular Symposium che come già Camilla accennava è un ciclo di incontri organizzato dal Museo del Tessuto e da Class EcoHub per raccontare la cultura tessile sostenibile e responsabile. È un programma composto da tre incontri nei quali sarà possibile ascoltare ed anche incontrare, quindi anche interagire con importanti e influenti esperti sul tema. Il primo incontro, quello odierno, è intitolato The Sustainable Perspective e esplorerà il concetto di sostenibilità nel settore tessile e abbigliamento con uno sguardo, diciamo, poliedrico, quindi andando ad indagare come la cultura della sostenibilità si sta diffondendo e sta impattando sia nei consumatori ma anche nei retailer, nella filiera produttiva ed anche, ultima ma non ultima, nelle istituzioni culturali come la nostra. Il secondo incontro avrà il titolo The Second Chance e sarà dedicato specificamente al tema del riciclo e la data prevista è il 10 giugno, mentre il terzo verrà diciamo, avviato il 29 settembre e il titolo è Etiquette to Fashion and Back, legato più specificamente al tema della circolarità nel settore tessile e abbigliamento. Quindi seguite i social dei Class e del Museo del Tessuto per rimanere aggiornati.
Ecco, perché io rubo solo qualche minuto e poi passerò subito la parola ai nostri relatori per spiegare perché abbiamo organizzato questa iniziativa con EcoHub. Perché il Museo del Tessuto è un museo, ha una bella collezione di tessuti antichi, racconta la storia tessile con particolare riferimento al distretto tessile europeo, ma ricordiamoci che diciamo, è collocato all'interno, al centro del più importante distretto tessile europeo, che è un distretto ancora molto attivo, il principale diciamo, infrastruttura economica di tutta la nostra area, ma tra le più importanti della regione, e quindi si occupa per definizione e per sua missione non solo della storia, ma anche della dimensione contemporanea, diciamo, del distretto. Quindi il nostro intento principale è quello di trasmettere tutti quelli che sono i valori anche attuali del distretto contemporaneo e anche di funzionare anche, diciamo, da ripetitore, da divulgatore dei valori della filiera, avendo la possibilità di comunicarli a target molto ampli e molto diversi, come fanno tutte le principali istituzioni culturali, quindi studenti, adulti, bambini, famiglie, ma anche giovani, designer, addetti del settore, aziende, soprattutto abbiamo relazioni molto stabili e intense con tante aziende del nostro distretto. Nell'ambito di queste attività è nata da pochissimo la Textile Library, che dà il nome proprio a questo ciclo di 6 incontri, che è un archivio consultabile di materiali, quindi un archivio fisico, per la moda e per l'interior design, composto di tessili innovativi. La consideriamo un'infrastruttura strategica per i prossimi decenni di attività e di funzione del museo, e ovviamente è una struttura che ha finalità principalmente culturale, educativa e divulgativa. È organizzata per macro sezioni, quindi ci saranno i nuovi materiali, i finissaggi, le lavorazioni, usi speciali, eccetera. Ma la prima sezione con cui l'abbiamo inaugurata è quella dedicata alla sostenibilità, perché ci sembrava l'argomento, diciamo, più attuale. Quest'ultima è composta da oltre 200 campioni, è continuamente in progress, sono stati raccolti grazie alla collaborazione di oltre 40 aziende, molte delle quali del nostro distretto, ma anche altre internazionali. Alcune di queste, tra l'altro, ci stanno seguendo e le ringrazio per la collaborazione che ci offrono sempre. E quindi il simposium è pensato un po' per creare attenzione, riflessione e condivisione su questi temi e diffondere cultura e consapevolezza su questi argomenti alle fasce più ampie possibili, diciamo, di pubblico. Abbiamo scelto Class come partner perché è un affermato punto di riferimento nazionale e internazionale sui temi della moda e del consumo e della produzione sostenibile, per quanto riguarda sia la moda che il tessile, e si rivolge a marchi, a designer, a produttori, a studenti, e per cui ci sentiamo molto vicini a Class sia negli obiettivi che anche, diciamo, nella modalità di approccio a questo argomento importante. Ecco, io ho terminato e vi ringrazio ancora per l'attenzione e passo la parola a Giusy Bettoni. Grazie Filippo. Sono molto onorata di queste parole. Per me questa collaborazione è veramente un momento di sinergia fondamentale, perché per chi ci conosce e chi non ci conosce, io sono Giusy Bettoni, sono responsabile di Class EcoHub, che è questa piattaforma di materiali e di servizi che cercano di attivare dal 2007, per cui da tempi non sospetti, tutta la catena del valore, partendo da chi fa i materiali per arrivare a chi li trasforma, per cui tessitori, maglifici, filatori, brand, retailer e anche consumatori, passando per tutta la parte educativa delle scuole. Cerchiamo di attivarli attraverso l'integrazione della sostenibilità, per cui la cultura è fondamentale, cultura di industria, cultura di condivisione di valori, che è quella che state facendo al Museo del Tessuto di Prato, per cui felici di fare questa condivisione di valori insieme e di fare anche qualcosa di concreto. Comunque ecco, noi siamo qui oggi per la prima sessione
molto importante perché se dobbiamo parlare di sostenibilità, i temi più importanti, come ha detto Filippo 2 secondi fa, dobbiamo anche capire di che cosa stiamo parlando, e noi oggi lo facciamo con degli esperti di diversi campi, e li ringraziamo perché sappiamo che in questo momento i calendari, gli impegni sono tantissimi, per cui lo facciamo con Antonio Chille, Senior Partner e Global Head of Luxury di McKinsey Company, lo facciamo con Maria Hernandez Franco, che è Head of Sustainability and Global Communication di Luisa Via Roma, che si è riuscita a connettere, sono felice che ci sei Fernanda, e Francesco Marini, President del Museo del Tessuto di Prato, nonché consigliere delegato del gruppo Marini. Ma vediamo un secondo che cos'è la sostenibilità, e passiamo alla prossima slide. Che cos'è questa sostenibilità di cui tutti parlano? Ecco, io tra l'altro introduco anche una cosa importante. Voi vedrete queste diapositive in inglese, ci siamo accordati di farle in inglese perché poi dovremo mettere tutte queste presentazioni anche sui nostri siti e vorremmo condividerle anche con un pubblico non solo italiano, per cui noi vedrete queste cose scritte ma parliamo in italiano. Ci sono 3 definizioni che ci piacciono molto, per cui quella più classica di cui avrete sicuramente già sentito parlare tutti, sostenibilità come obiettivo che deve essere raggiunto attraverso un viaggio costante e continuo. Lo sviluppo della sostenibilità deve incontrare i bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni future, sacre parole. La seconda è qualcosa che ci fa molto piacere perché dal 2007 noi parliamo in questo senso. Non esiste innovazione se non c'è sostenibilità. L'innovazione è una cosa fondamentale nel settore della moda, in tutti i settori in cui si fa ricerca, e per cui non stiamo parlando solo del tessile, ma ormai la sostenibilità è diventata così importante che niente viene visto così innovativo se non riesce ad includerla. E l'ultima, che c'è molto cara semplicemente perché molto spesso la comunicazione è un po' così, diciamo, ballerina, non si può parlare di sostenibilità senza misurare l'impatto che ha sia dal punto di vista ambientale che etico. La sostenibilità di prodotti e processi esiste nel momento in cui noi possiamo tracciarli e misurarli, per cui la cosiddetta trasparenza. Sono tutte e 3 forme, sono tutte e 3 diciamo, definizioni, perché l'approccio alla sostenibilità è di tipo olistico, ci sono tanti valori. Proviamo a vedere quello che è per noi come class, e lo è dal 2007, cercando di trovare una formula che possa dar potere, dare energia al business per essere informati, competitivi e responsabili dal punto di vista sociale. E per noi questa diciamo, posizione la troviamo nel momento in cui riusciamo a riunire 4 dimensioni, a metterle insieme. Partiamo dal design, che è fondamentale perché lo stile deve essere all'altezza, parliamo della moda, ma noi sappiamo che il design è una parte fondamentale per tutti i prodotti nel mondo. Chiaramente c'è anche un design legato all'economia circolare, ma oggi non abbiamo il tempo di approfondire questo argomento, per cui design, innovazione, perché chiaramente dobbiamo essere al passo con quelli che sono i bisogni contemporanei del consumatore e del mercato, la sostenibilità a livello di azienda e di produzione e la comunicazione per comunicare i valori nella maniera corretta. Non si sente bene, ci stanno dicendo. Basta aumentare il tono, Ornella, oppure dobbiamo fare qualcos'altro? Ci sono alcuni problemi di stabilità delle connessioni, però penso, io sento molto bene, Giusy, quindi forse... Anch'io sento molto bene, dipenderà dalle connessioni di... io provo ad alzare anche la voce, però mi stanno rispondendo in tanti che ci sentono bene, meno male che siete attivi. Per cui, partendo dalla dimensione della sostenibilità, no? Perché è di quello che stiamo parlando, noi come class pensiamo alla sostenibilità sempre in 2 aree precise. Prima di parlare di prodotto parliamo di azienda. Non vado a fondo su questo perché abbiamo un testimonial d'eccezione come Francesco Marini che ne parlerà, però è un'azienda che permette a un prodotto di essere sostenibile, non è mai il contrario. È l'azienda che ha una visione, una strategia, un approccio all'innovazione, alla produzione e all'etica dei lavoratori.
che permette poi di aggiungere i valori che il consumatore contemporaneo sta cercando. E poi chiaramente tutto questo si riflette in un prodotto dove ci sono degli ingredienti, c'è un modo di produrre, tingere, finire, il manufacturing, il packaging, i trasporti, il fine vita. Sono tutte cose molto importanti, ed ecco perché noi parliamo del viaggio nella sostenibilità, perché sono tante cose che si raggiungono step by step. Ecco perché parliamo di una strategia, e una strategia che poi ha bisogno anche di conferme, che non siano solo io che dico io sono diventata eco-friendly, io sono diventata verde. Ed ecco perché nella parte sotto abbiamo le certificazioni, gli studi e le analisi, che sono sostanzialmente degli strumenti che ci permettono di convalidare quello che noi sappiamo misurandoci per una certificazione o uno studio come può essere un ciclo di vita del prodotto. Per cui azienda e prodotti con valori molto chiari, con degli step molto chiari che dove devono essere tutti poi validati da una terza parte che può misurare queste cose, perché sono tutte cose misurabili. Parlando della dimensione del design, come dicevamo prima, il design è qualcosa di contemporaneo, ma ci sono anche strategie di design nell'economia circolare. Si può fare una strategia di design dove si riduce al minimo diciamo tutto il waste, una strategia di design che ti permetta di riciclare all'infinito, una strategia di design che utilizzi dei materiali a basso impatto, così come anche i processi, un design per una duravolezza a lungo termine, pensando all'applicazione del prodotto, per cui anche il design porta già in sé il nucleo di pensare e di liberare, diciamo, dei valori che possono essere definiti già all'inizio del processo. Noi siamo abituati a capire se è una cosa sostenibile alla fine. Noi abbiamo tantissime aziende che si approcciano dicendo mi dici se sono sostenibile. È molto importante cominciare da una strategia piccola di poche cose, ma poi misurabili e comunicabili. Dopo il design passiamo all'innovazione, dove siamo abituati a parlare di innovazione di materiali, che è fondamentale. Ci sono tecnologie che ci hanno permesso, e oggi stanno veramente negli ultimi 7-8 anni c'è stato veramente un boom rispetto, e siamo felicissimi di questo, rispetto a un 2007, dove si produce, si crea basandosi sulla responsabilità e sui valori di economia circolare. Ma oltre a questi abbiamo anche dei business model che sono molto innovativi, perché sappiamo che il re-commerce, il rent, lo swap, il resell sono diventati dei numeri importanti nei nostri business, e molto spesso non si parte da materiali nuovi, ma è una concezione su cui si può lavorare. E poi la comunicazione, che sembra essere poco importante, ma lo è, perché abbiamo delle aziende, brand piuttosto che produttori, che fanno delle cose bellissime, creano delle cose con dei presupposti veramente di grande trasparenza e di grande valore, che poi nella comunicazione si perdono, perché molto spesso c'è una comunicazione molto generica, cioè io sono sostenibile, io uso il cotone organico, io uso qualcosa di verde, tutto green, e c'è una sorta di storiella che noi raccontiamo sempre, dove diciamo che quando lo story making e lo storytelling si allineano, noi produciamo valore. Quando lo story making è senza storytelling, il valore lo perdiamo. Quando abbiamo lo storytelling e non c'è lo story making, noi lo chiamiamo greenwashing, perché non ha nessun tipo di base. E dopo questa carrellata veloce per parlare di che cos'è per noi la sostenibilità, da tutti i punti di vista, anche se velocemente, dobbiamo guardare però, al di là di quello che noi pensiamo, a che cosa succede nel mercato, che cosa pensano i consumatori. Qui abbiamo velocemente due dati rispetto a un consumatore che durante la pandemia ci dice che è un value driven, cioè è guidato dai valori, dove la salute, la giustizia, la durevolezza e la trasparenza sono fondamentali. Guardate questi numeri di incremento della sostenibilità a livello di ricerche online, a livello internazionale nel 2020, per cui ovviamente con tutti i lockdown c'è un 37% di incremento rispetto al 2019. Per chiudere questa carrellata, inviterei adesso invece
il nostro esperto, per cui Antonio Achille, Senior Partner, Global Head of Luxury di McKinsey & Company, punto di riferimento a livello internazionale per la consulenza strategica e ricerche, e Antonio è anche responsabile per conto di McKinsey del Digital Experience Observatory, che è sviluppato in collaborazione con Alta Gamma. E Antonio è ampiamente citato a livello internazionale come esperto di lusso e consumatori. Ci parlerà del ruolo della responsabilità nei valori di nuova generazione per aziende, brand, retailers per arrivare al consumatore. Antonio, che ruolo ha la sostenibilità nelle agende dei business della moda? Ci puoi fare una panoramica? So che hai una bellissima presentazione molto dettagliata, però ecco, ti lascerei parlare di quello su cui avete lavorato e che può essere molto interessante per chi ci ascolta. Benvenuto prima di tutto. Grazie mille Giusy e buon pomeriggio a tutti. Grazie anche per l'introduzione ed è un piacere essere qui con voi. No, rispondo magari rapidamente prima alla tua domanda, poi ci aiutiamo con qualche tavola per alimentare la discussione. Guarda, io ho visto la sostenibilità, che è qualcosa che credo io profondamente, evolvere rapidamente negli ultimi 6-7 anni da qualcosa che le società dovevano in qualche modo avere, anche da un punto di vista formale, di bilancio, a qualcosa che sta diventando molto profondo all'agenda del CEO, e non è soltanto un dovere, ma capiscono che può diventare anche un vantaggio competitivo se ben implementato, e per un settore come quello del design, del fashion, del lusso, che è un settore che è sempre stato molto all'avanguardia nell'anticipare le sensazioni del consumatore, la sostenibilità sta diventando quasi un hygienizer, cioè qualcosa che se i brand non hanno rischiano di porsi da soli in un angolo. Sostenibilità, come tu giustamente hai fatto vedere, che si articola su vari sottotemi, dalla diversity inclusion, ovviamente alla sostenibilità ambientale, all'upcycling, alla circolarità dell'economia. Quindi sono temi che per il consumatore, soprattutto diciamo millennial, generation X, diventano così forti da mettere all'angolo i marchi e le aziende che non siano in grado di interpretarli in maniera vera e profonda, non solo di marketing. Quindi la risposta sta diventando un vantaggio competitivo e una necessità. Se siete d'accordo, magari faccio vedere qualche tavola rapidamente. Allora, quello che volevo magari provare a fare oggi con voi è capire se la sostenibilità ha anche un valore economico, perché ovviamente, trattandosi comunque tutto questo di un tema che deve essere spinto dalle corporation, sappiamo che le corporation alla fine si mettono veramente in marcia e mobilitano le loro organizzazioni se questo ha in qualche modo un ritorno economico. Quindi quello che vi faccio vedere è stato un lavoro che abbiamo fatto in cooperazione anche con Camera della Moda, che è proprio teso a capire se questo valore ha anche qualcosa di monetarizzabile, se può essere scaricato anche da un punto di vista di vendite e di conto economico. Che sia un tema rilevante, qui ci rivolgiamo soprattutto a valori che riguardano magari il fashion, lo è indubbio, perché diciamo questa tavola indubbiamente farebbe diciamo arrossire molto il settore, perché soltanto l'1% dei materiali usati viene riciclato. Un altro dato che trovo abbastanza scioccante: il 30% dell'abbigliamento comprato in UK, dove sicuramente il fenomeno del fast fashion è molto forte, non esce mai dagli armadi, cioè viene comprato, lasciato in armadio e poi direttamente dismesso. L'industria del fashion occuperà il 26% del carbon budget, passando dal 2% nel 2015. Insomma, lo lascio leggere a voi il resto, ma quindi indubbiamente stiamo parlando di un'industria che è fortemente, diciamo, motore di esternalità, a quantomeno quelle ambientali. Quindi questo è evidente, però il tema che si è imposto è dire: ma dover risolvere questi aspetti, oltre che lasciare una legacy più positiva verso il pianeta, ci fa in qualche modo essere un brand anche più forte commercialmente? E come vedete la risposta direi molto netta è sì. Primo tema che magari condivido con voi è cosa il consumatore intende per sostenibilità. Qui vedete in diciamo azzurro chiaro quelli che noi abbiamo chiamato soft element, quindi se volete più elementi legati al PR o marketing di una società, quindi il marketing, la reputation, eventualmente iniziative di filantropia.
Invece in blu scuro quelli che viene chiamato hardcore elements, cioè quindi quando l'azienda mette in discussione il proprio modello operativo, quindi la scelta di certi tessuti, il processo, la tracciabilità, le labor condition, quindi elementi veri. Scusate, faccio solo un sound check. Giusy, si sente la voce? Sì, sì. Ok, perfetto. Ecco, interessante, il consumatore indubbiamente quando parla di sostenibilità punta l'indice verso i valori veri, quelli profondi. Quindi fare un'attività di maquillage che provi soltanto, diciamo, a dare una spolverata di sostenibilità al proprio modello operativo è inefficiente o molto spesso controproduttivo. Questo è importante perché ci porta a un'altra considerazione, che è un tema molto serio per un'azienda, perché dare, diciamo, un flavor di sostenibilità con quello che abbiamo chiamato leve soft, quindi il marketing, la filantropia, può incidere magari l'1-2% del PNL. Dover invece mettere in discussione il modello operativo, qui vedete alcuni elementi, cioè usare fabrics che siano prodotte magari in maniera sostenibile, c'è tutto il tema del leather, non leather, la tracciabilità del prodotto, le condizioni di welfare, ovviamente non solo del proprio diciamo, patrimonio umano diretto dell'azienda, ma anche delle società dell'ecosistema, dei fornitori. Questo può arrivare a costare molto, cioè un 8-10%, 12% del PNL. Quindi è chiaramente un investimento molto importante e quello che abbiamo cercato di capire è in che modo questo possa generare dei ritorni, non soltanto dei costi. Primo elemento, questo riguarda i grandi buyer americani, i grandi department store, però diciamo per semplicità abbiamo preso gli Stati Uniti che comunque rimangono dei mercati principali, ma avremmo potuto far vedere questo su altre geografie. Indubbiamente... Alzi un po' la voce per cortesia, Antonio, scusa. Sì, sì. Indubbiamente usano, cioè scelgono i propri prodotti, i propri brand anche sulla base della sostenibilità. Qui vedete che circa un quarto, più di un quarto, il 28% negli Stati Uniti, 26% sul completo campione di buyer considerati, ha fatto un delisting di un brand per problemi di sostenibilità. Quindi se, diciamo ovviamente su mercati importanti come quelli degli Stati Uniti, non hai l'appoggio del department store, per un brand che non è integrato verticalmente già è molto più complesso avere accesso al mercato. Quindi primo dato importante, i tuoi partner commerciali, che ancora in alcune geografie sono chiave, se non sei un brand sostenibile, nel modo in cui l'abbiamo definito prima, ti possono lasciare a terra. Quindi, prima risposta, se ha un valore commerciale, lato, diciamo, partner commerciali e distributivi, assolutamente sì. Stesso, diciamo, risposta se guardiamo l'altro lato della medaglia, cioè i consumatori. Questa è fatta sui consumatori, nelle stesse geografie. Il 70% dei consumatori sono disposti a riconoscere un price premium se questo deriva da una sostenibilità vera. Un 48% un price premium limitato, dell'ordine del 5% rispetto a un prodotto non sostenibile. Un 22% un price premium significativamente importante, un 10% che insomma in termini di elasticità al prezzo è molto. Ecco, indubbiamente ci sono dei brand che hanno capito che questo è uno spazio di opportunità, penso a brand che hanno proprio centrato il loro posizionamento su questo, non so, penso a Patagonia nel mondo dell'outwear, penso a Stella McCartney nel mondo del lusso, che hanno fatto del posizionamento sostenibile l'elemento fondante del DNA della propria azienda. Anche per gli altri brand penso che questi dati offrono una riflessione seria per dire, oltre a qualcosa di dovuto, è qualcosa che può essere anche molto commercialmente positivo per l'azienda. L'ultimo elemento, provandoci a parlare di un museo che sicuramente rappresenta il meglio del design e dell'eccellenza manufatturiera italiana, non è da stupirsi, ma ovviamente l'Italia ha un posizionamento naturale per accreditarsi come una fonte di manufacturing sostenibile. È chiaro che dato il patrimonio culturale, dato che comunque siamo un paese che da un punto di vista di labor e di altre normative, pensiamo anche all'Europa sul GDPR, che anche quella è una forma di sostenibilità allargata, è molto più sensibile di altri mercati come gli Stati Uniti,
il Made in Italy, che è sempre stato associato a temi di superiorità estetica, può sicuramente essere associato con successo anche al concetto di superiorità da un punto di vista sostenibile. Quindi il Made in Italy potrebbe essere un'equazione non soltanto più bello e più desiderabile, ma anche più sostenibile. Quindi, riassumendo, direi un grande valore visto sia negli occhi dei distributori che dei consumatori, e l'Italia ben posizionata per prendere un ruolo di leadership su questo tipo di spazio. Niente, queste erano un pochettino le riflessioni. In concludere, direi, se noi prendiamo un'osservazione di lungo periodo sul settore, ancora una volta del fashion, ma anche del design in senso allargato, ci sono state indubbiamente varie fasi. All'inizio, negli anni 80, era molto basato sulla craftsmanship, quindi proprio sulla superiorità intrinseca dei prodotti. Negli anni 90 si è aggiunta la dimensione immateriale dello storytelling, del branding. Negli anni 2000 l'integrazione del retail, quindi molto importante controllare anche l'esperienza del consumatore attraverso i propri negozi. Il decennio che si è concluso è quello stato sicuramente del digitale. Una nostra prospettiva in cui io credo molto è che il prossimo decennio sia proprio connotato da questi elementi di sostenibilità, che vuol dire meno volumi, quindi magari anche un po' la fine del fast retailing, dell'eccesso, dell'excessive consumption, e anche, diciamo, portare all'interno del proprio modello operativo quei temi di cui stiamo discutendo oggi, che fanno sì che un bel prodotto contribuisca in maniera significativa anche all'agenda di sostenibilità del pianeta. Ecco, mi fermerei qua per stare nei tempi proposti. Grazie mille. Grazie Antonio, veramente tutto molto interessante. È una grande opportunità di business, è una grande opportunità di miglioramento, e quello che diciamo sempre più spesso è di utilizzare questa, tra virgolette, crisi da cui usciremo e diciamo ne usciremo cambiati in maniera anche positiva se riusciamo ad utilizzare questi spunti che sono importanti. E prima di passare la parola alla Fernanda, parliamo un attimo, voglio così condividere con voi 2 slide sul ruolo dei retailers, di cui Antonio ha cominciato a parlare, ma semplicemente per essere così, per creare una conversazione che si sta facendo molto interessante. Come diceva Antonio, i retailer si stanno muovendo. Già nel 2019 parlavano di valore della sostenibilità per riuscire ad avere uno spazio al loro interno, perché il consumatore sceglie sempre ovviamente per delle cose belle, per le cose di stile, qualità, value and money, ma sicuramente l'impatto della sostenibilità diventa molto importante. E nel 2020, ecco, abbiamo una pletora partendo dall'anno scorso, fine anno scorso, e proseguendo tutto quest'anno. Qui abbiamo messo 2 esempi di piattaforme di e-commerce che si sono date addirittura dei criteri di sostenibilità, proprio delle policy vere e proprie, proprio perché hanno a che fare con il consumatore che in maniera molto forte sta chiedendo. E quando uno non risponde a un consumatore rispetto a richieste di questo tipo, è un po' come non utilizzare degli strumenti per fare del business. E andiamo alla prossima slide. Ecco, io poi ho messo questo ritaglio di giornale di WWD che è della settimana scorsa, ecco, che ho condiviso anche con Maria Fernanda Hernandez, che è la nostra Head of Sustainability e Global Communication di Luisa Via Roma, perché c'è questo titolo molto esemplare che dice The New Fashion Police, la nuova polizia per la moda, le piattaforme stanno forzando i brand ad essere più sostenibili, e si parla esattamente di tutte queste policy che stanno iniziando. E con questo io passerei, Fernanda, possiamo togliere il nostro schermo, inviterei Fernanda. Abbiamo perso Fernanda, no? Ah, è qua connessa. Ci sono qua, mi vedete? Eccola. Sì, ciao Fernanda, felicissima di vederti, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sì. Fernanda, oltre a questo grande ruolo con Luisa Via Roma,
è una delle primissime leader della sostenibilità. È un'amica, è una collega in questo settore da tantissimo tempo ed ecco perché mi fa molto piacere essere qui con lei a parlare di questi valori concreti, valori di cambiamento che comunque hanno degli effetti importanti sul modo di fare business, sul modo di vivere, di scegliere, di comunicare. Per cui ci puoi portare attraverso la tua realtà, magari spiegando qual è la tua opera, e poi la Luisa via Roma Sustainability che tu hai creato sostanzialmente. Perché... Assolutamente, assolutamente. Anzitutto grazie mille Giussi per l'invito, mi fa molto piacere essere con voi e anche avere, siamo ogni volta di più una community più grande, veramente interessata e creando un positive business. Parlando del retailer, parlando di e-commerce, è una realtà molto interessante perché come sapete è diventata proprio la vetrina di tanti brand per arrivare ai consumatori, no? Quindi il fatto che un retailer anche possa essere a fare dei cambiamenti per offrire al cliente possibilità o brand che hanno sforzi sustainable verso l'ambiente e verso la società è molto, molto importante. Io sono da Luisa via Roma, il mio background, come sai Giussi, è molto collegato con human rights, social responsibility, poi management and sustainable management e digital marketing e PR. E in tutto questo percorso anche da Luisa, prima lavoravo a Nazioni Unite, si è fatto questo mix in cui vedo prima che fosse il tema di sustainability un trend, come tanti ora lo usano, già si veniva vedendo come la parte di corporate responsibility è importantissima per tutte le aziende e le realtà. Quindi qui stiamo parlando di un retailer e si parla dell'engagement che deve avere l'azienda e anche la parte del consumatore. Questo sempre lo dico perché con la parte dell'e-commerce si fa, è un tema un po' polemico nell'aspetto che il shipping, ad esempio, no? Ci fa una richiesta estrema del shipping perché il cliente ogni volta vuole cose più personalizzate, più veloci. Questa cosa coinvolge un supply molto più veloce, molto più esigente e qui è dove magari anche sia il consumatore deve prendere delle diverse scelte verso la sustainability e anche la parte dell'azienda deve offrire tutta questa informazione al cliente. Quindi in tutto questo tempo, io occupandomi di comunicazione nella parte di Luisa via Roma, ho visto come è venuta la richiesta anche del cliente verso prodotti collegati con sustainability, con i valori per la parte dell'ambiente, ma anche con la parte sociale. Quindi non c'era un destino dove trovare tutti questi prodotti sostenibili, ma con un aspetto fashion. Magari era un po' la visibilità del sustainable, era visto come un tema molto plain o articoli che erano senza qualcosa di particolare. Quindi il creare una piattaforma dove si possano trovare dei prodotti veramente importanti di design, di moda, anche di beauty, e stiamo parlando di tutte queste categorie che sono dentro della parte di Luisa via Roma Sustainable, mi sembrava una parte molto importante. L'ha suggerita nell'azienda approssimatamente 3 anni fa, è andata avanti più o meno 2 anni fa, quando cominciava anche tutto il tema dell'esigenza anche di tutte le aziende di entrare nella parte di sustainability e del cliente ancora di più una richiesta di avere questo tipo di prodotti. In questa piattaforma si trovano, come ho detto, tutte le categorie, uomo, donna, casa, bambino e home design, collegate con brand che hanno un aspetto verso la sostenibilità. Ho diviso questo in 8 icone che sono la parte environmental e altre parte sociale perché
ultimamente sempre si parla di brand collegati con il recycled e l'upcycled, ma poco si parla anche della parte etica che coinvolge il brand con i suoi lavoratori, o verso anche, nessuno parla, anche tutti parlano del labor, no? Ma non si parla anche della comunicazione. La comunicazione è molto importante. Ora stiamo vedendo che il cliente chiede molto il tema di inclusion. Non vuoi trovare un prodotto che non corrisponde a te come consumatore, che magari la comunicazione parla di una donna di un certo tipo che magari non è come il consumatore, il cliente, e anche già vuole cose più reali, più vere, come lo saprà bene anche il mio collega Antonio Achille, saprà con tutte queste statistiche che le Generation C e Millennials è una richiesta assoluta per il tema di mercato. Quindi è un tema assolutamente positivo a livello di business, perché questo anche crea una crescita nel tema delle vendite, ma anche un tema di engagement del consumatore verso l'azienda o verso il prodotto che stanno comprando. Quindi, sì, dimmi Giussi, perché se no... No, assolutamente, io sono qui, ti ascolto, perché per me è musica, chiaramente. Quindi questo, si è visto il percorso, abbiamo visto dopo il tema del periodo Covid, è una cosa che è stata tremenda, l'abbiamo vissuto tutti, ma che ha confermato ancora di più la richiesta verso il tema della sustainability. Per me è stato musica anche per i miei orecchi, al di là della situazione difficile, ma anche per far comprovare anche internamente verso l'azienda e anche esternamente quanto veramente il mercato lo sta richiedendo. La performance può essere un positive business molto anche interessante per tante aziende, quindi entrare in questo tipo di business e di policies può aiutare anche tanto. Lo vediamo qua. Io vorrei condividere al volo una piccola slide, la presentazione, vediamo se riesco a... Vedete? Non ancora. Eccolo. Perfetto. Va bene, qua ho fatto una piccolissima slide, non è così ampia come quella di Antonio, ma volevo essere molto breve anche e farli vedere con il tema di LVR Sustainable, che è lanciata alla fine del 2019 e è iniziata così, e vediamo proprio qua il tema delle crescite. Vediamo qua come sono cresciuti anche il tema dei visitors, e il bounce rate è un bounce rate molto buono. Ovviamente anche abbiamo la parte ho voluto inserire la parte del journal, contenuti che parlano di tutte queste tematiche sostenibili, e vediamo come anche il cliente veramente le interessa istruirsi di più, avere questa informazione che magari quando vuole comprare prodotti non la trova facilmente, perché non tutti i clienti sono esperti di sustainability, probabilmente hanno un interesse, ma hanno bisogno dell'azienda che gli possa fornire questo tipo di informazione in una forma chiara. Quindi qua vediamo anche il sales come incrementato di una forma pazzesca in così un tempo molto breve, e come sta crescendo in tutti questi mercati, no? Vediamo anche... Grazie mille. Sai Giussi quanto veramente è stato un tema, perché a volte è difficile, come parlava Antonio del tema, no? Di Patagonia e altri brand, quando magari l'azienda cresce con un obiettivo sia di tutto di produzione è molto più facile, ma quando devi inserire il tema di sustainability in azienda è un tema più complesso, no? Vabbè, qua vediamo, stoppo questo, ok? Quindi vediamo la crescita che è molto importante
E credo che ora come retailer si sta parlando, al di là del tema della moda, che è una delle industrie che inquina di più e che fa più male all'ambiente, e anche per il tema sociale, vediamo, io sempre lo parlo come il tema della visibilità per la donna, no? Come se ha sempre gestito anche la comunicazione della donna in tutte le campagne da tanti tempi. Ora deve cambiare, si cerca un tema in cui la donna sia vista di una forma diversa, che sia un tema di gender equality, inclusion, eccetera. Quindi credo che sia responsabilità ora di tutti i retailer di poter fornire questo tipo di opzione al cliente. Se voi vedete il tema di Luisa via Roma di Elboar Sustainable, ho voluto fare delle icone molto molto semplici, perché quando arriva un cliente può trovare facilmente quello che è organic, quello che senza essere esperto nel tema, no? Quindi credo che questo tutte le aziende e retailer devono fornire questa possibilità al cliente, e per creare una bilancia verso la sustainability e la sostenibilità credo deve essere una unione fra policies del governo, incentivi per aiutare tutte queste aziende che possano iniziare questo percorso di produzione, eccetera, la parte del consumatore, come le scelte che noi facciamo, magari queste esigenze come quella che vi dicevo prima, di fare queste richieste di shipping immediato e che fa un inquinamento ancora di più, e anche la parte delle aziende di offrire questo tipo di possibilità e engagement con l'ambiente e con la società. Grazie mille Fernanda, sempre un piacere condividere visioni, ma visioni molto concrete, perché poi voi avete visto in questo viaggio che abbiamo cercato di fare, abbiamo cercato di dare peso ai valori, alle dimensioni, quello che vuole il mercato, quello che vuole il consumatore, anche con esempi concreti come ci ha appena condiviso Fernanda. E adesso passiamo all'ultima parte del nostro percorso, anche questo con un grande piacere, perché abbiamo parlato tanto di cultura dal punto di vista dell'arte, e l'arte nel territorio di Prato si traduce anche in cultura d'azienda e del museo, chiaramente. Parliamo di Francesco Marini, che dal 2015 è presidente della Fondazione Museo del Tessuto, che gestisce l'omonimo museo, ma che è anche un imprenditore, consigliere delegato e responsabile commerciale delle collezioni presso il gruppo Tessile Marini Industrie. In più vedo che dal 2019 ricopre anche la carica di vicepresidente con delega all'internazionalizzazione presso Confindustria Toscana Nord. Abbiamo veramente un contenitore incredibile, per cui per chiudere questa conversazione, questo viaggio che abbiamo fatto insieme, invito Francesco a rendersi visibile prima di tutto, e gli chiedo che cos'è per questa veste la sostenibilità per un'istituzione, per il territorio, dove il territorio è anche parte integrante delle aziende. Abbiamo parlato tanto di aziende, dell'impatto che è fortissimo nella produzione, e quali sono state anche le sfide. Francesco, ci sei? Sì, ci sono, Giusy. Ah, ecco, Grazie. non mi mancava. Se mi vedete e mi sentite bene, inizio. Assolutamente, per cui ti facciamo concludere un discorso che riapriremo chiaramente, perché noi oggi abbiamo scaldato i motori, abbiamo condiviso con tutti la nostra visione della sostenibilità, non solo nostra personale, ma con esperti del mercato, perché era importante anche dare la concretezza di quello che diciamo, no? Non è che ci siamo alzati una mattina e abbiamo detto la sostenibilità è un trend, no? Come diceva Fernanda. Per cui Francesco Marini, raccontaci la cultura. Allora, ci provo. Dopo questi bellissimi interventi diventa difficile aggiungere qualcosa in più, però cerco di rappresentare la mia posizione, perché innanzitutto ti ringrazio per il lavoro che è stato fatto, perché il ruolo che ha Class è quello proprio di divulgare la cultura della sostenibilità. Secondo me è proprio questo l'argomento centrale.
cioè partire di fare una cultura della sostenibilità, partendo da un processo che effettivamente è lento, perché si insinua all'interno delle società, dei processi industriali in maniera molto passo dopo passo, e si fa attraverso la conoscenza, attraverso l'informazione. Gli elementi che diceva prima anche attraverso quello che sta facendo Luisa Via Roma è quello di dare consapevolezza d'acquisto anche ai consumatori, è una funzione fondamentale, perché poi io vedo l'aspetto dietro, vedo l'aspetto delle filiere, vedo come imprenditore ho una naturale predisposizione a dover analizzare quello, i processi industriali dove la sostenibilità pian pianino deve entrare e non deve entrare come elemento di marketing, e questo è fondamentale. Dicevamo prima che forse è un vantaggio competitivo, lo è probabilmente nella prima fase in cui uno cerca di mettere la sostenibilità all'interno della propria azienda, ma lo è forse molto di più quando diventa all'interno dei processi una filosofia aziendale, dove ogni scelta viene fatta valutando l'aspetto sostenibile. Questo perché ormai diventerà assolutamente obbligatorio, perché non sarà più l'idea di posizionarsi in un mercato, ma sarà quello di restare in un mercato. Quindi anche da un punto di vista industriale questo sarà assolutamente veramente il tema del prossimo decennio. Cerco di tornare un po' al museo. Il museo a Prato, il Museo del Tessuto è dentro una fabbrica, questo per far capire quanto è importante il rapporto col territorio. Io lo dico sempre, ma a Prato i musei si fanno nelle fabbriche, sembra uno spot, ma perché la società e la cultura, l'impresa sono completamente fuse in un territorio come il nostro, e questo ci fa capire quanto know-how, quanto heritage come patrimonio culturale si fonde tra gli aspetti che nascono dalla creatività verso la produzione del tessile a Prato, ma anche gli aspetti sociali del vivere e della cultura, appunto. Il ruolo del museo quindi assume un ruolo ancora più importante verso il cittadino stesso, ma anche verso le aziende che sono dentro il territorio. Quindi diciamo l'argomento si potrebbe parlare per mezz'ora, cerco di stare nei miei 10 minuti, condivido anche una piccolissima presentazione, ma giusto per seguire un po' il discorso. Questo sono io, mi sono già presentato, anzi mi hai già presentato e giro, assolutamente. Cosa può fare il museo per poter cercare di essere più presente verso il territorio? La Textile Library è già un esempio chiaro di cosa si può fare per essere al passo coi tempi. Un museo diventa statico quando non produce niente per l'aspetto contemporaneo. Noi non abbiamo la Gioconda dentro, dico sempre, quindi dobbiamo essere ancora più interessanti con i temi che produciamo. E la sostenibilità è diventata fondamentale, perché negli ultimi anni abbiamo partecipato a 3 progetti europei che ci hanno permesso di finanziare anche delle attività molto interessanti sul territorio, proprio su dei processi che riguardavano l'economia circolare. E qui apro una parentesi: l'economia circolare, sempre con uno sguardo un po' più imprenditoriale, sarà l'economia del nuovo decennio, probabilmente qualcosa di più. L'economia circolare sarà un'economia intera, ci sarà un mondo dietro di nuovi modelli di business, ci saranno nuove occupazioni, nuovi prodotti, nuove possibilità, e quindi l'industria stessa si trasformerà dietro a questo, e il museo in questo cerca di dare degli spunti, perché il museo, oltre all'heritage, come dicevamo prima, il mantenere e preservare il patrimonio culturale sul territorio, deve anche stimolare le aziende attraverso anche qualche provocazione un po' forte. Quindi l'idea di fare la Textile Library è nata per questo, perché volevamo fare uno stato dell'arte della situazione delle nuove tecnologie sulla sostenibilità presenti da un punto di vista di materiali, di nuovi prodotti, di nuove possibilità di produzione, perché all'interno ci sono i nuovi modelli di business che diventano interessanti quando si va a analizzare la nostra produzione come azienda. Oggi stiamo già pensando a come ritirare gli scarti dei nostri clienti, stiamo cominciando a pensare a come gestire il leftover, a come riuscire a far coincidere il design con il design circolare, appunto, e quindi pensare già al fine vita dei nostri prodotti. Prato ha fatto tanto su questo, ma l'ha fatto tutta l'Italia. Ci sono altri distretti che stanno lavorando molto, non voglio fare quello troppo provinciale su questo, perché non è vero, io credo molto al sistema paese. Il Made in Italy su questo è un grande valore aggiunto. Prato lo ha fatto perché
ha capito che forse era un'opportunità per salire di livello. Il lusso si è affacciato a questo, il territorio lo sta seguendo su questo e lo fa attraverso degli investimenti che diventano investimenti infrastrutturali, ma anche degli investimenti all'interno dell'azienda di know-how attraverso l'inserimento di nuove competenze, e qui la grande possibilità di occupazionale nuova, quindi anche con un valore sociale molto molto importante, ma anche per essere più propositivo e per essere un partner con i propri clienti. Il museo cosa fa anche? Cerca di condividere questo ruolo anche con le nuove generazioni e quindi il rapporto con le scuole, questo è fondamentale. Le scuole di moda sempre più partecipano al museo, soprattutto nella parte didattica, formativa, di stimolo anche che facciamo, e proprio sulla Textile Library, per esempio, abbiamo un sacco di richieste già per poter cercare di consultarla e quindi diventare, diciamo, uno strumento anche per l'insegnamento e per le scuole stesse, appunto. Vado un po' avanti con qui c'è qualche immagine del museo per far capire cos'è il museo oggi in una struttura così bella, così antica, un recupero archeologico di archeologia industriale molto molto importante, però con le nuove tecnologie e con questa parte bellissima della Textile Library che appunto mette nero su bianco queste nuove tecnologie, questi nuovi prodotti, sono consultabili e catalogati chiaramente in maniera museale, anche digitale, e anche qui la nuova tecnologia ci aiuta per poter attingere, e quindi questa sarà una parte che sarà sempre più implementata, è tutto in divenire dentro il museo, si cerca di essere sempre contemporanei, come Prato lo è sempre stata nei propri tempi. Però parlavamo di un distretto, Prato è ancora il distretto tessile più importante d'Europa. Noi da 200 anni facciamo economia circolare, perché a Prato è stato inventato il cardato riciclato, che è una tipologia di prodotto che dai vecchi stracci, dai vecchi tessuti, dalle vecchie coperte, permetteva di ricreare nuovi filati e nuovi tessuti. Si faceva perché costava meno prima, è vero, 200 anni fa serviva per questo. Oggi ha un valore di sostenibilità enorme, e questo è stato un nuovo start, una nuova ripartenza per poter capire e percepire quanto questo know-how alla fine oggi possa essere veramente un valore aggiunto per il territorio e per le nostre produzioni. Inoltre Prato nel 2016 è stata la prima che insieme oltre 20 aziende hanno firmato con Greenpeace un accordo sul detox, un progetto che portava a eliminare oltre 11 sostanze nocive dalle acque industriali. Un progetto molto ambizioso che ha alzato l'asticella e ha permesso poi anche alle realtà private sul territorio di investire in sostenibilità. Quindi si è generato un bellissimo know-how di consapevolezza sulla sostenibilità, ma anche di conoscenza all'interno delle aziende. A Prato esiste un impianto di riciclo delle acque industriali che permette di riutilizzare oltre il 40%, quindi anche le infrastrutture, e questo ci esiste dal 1981 per capire. Quindi insomma ci sono delle condizioni che finora forse in maniera molto ingenua sono state sottovalutate, ma sono dei valori aggiunti che servono poi oggi a far capire quanto un distretto può, attraverso le infrastrutture, attraverso la conoscenza condivisa, che è una cosa fondamentale, ecco, essere più competitivo oggi e cercare di essere all'avanguardia sui mercati. Oltre 500 aziende hanno certificazioni sulla sostenibilità. Oggi le certificazioni sulla sostenibilità sono fondamentali per poter essere sul mercato e per poter garantire attraverso un ente terzo la veridicità. Si parlava prima di autenticità e non di greenwashing, perché poi alla fine è questo. Se lo dicevi benissimo te, Giusy, quando parliamo e basta, alla fine l'inghippo si vede, quindi bisogna dimostrare coi fatti quello che c'è dietro, e quindi l'autenticità del messaggio diventa fondamentale anche da dimostrare. La sostenibilità, dicevo, deve diventare una filosofia. Ci devono essere anche le condizioni, lo dicevamo prima, ci devono essere degli incentivi, è quello che pian pianino stiamo cominciando a chiedere anche come industria al mondo della politica, perché dare una mano attraverso l'incentivo all'acquisto sostenibile, per esempio, sarebbe un valore aggiunto che permetterebbe di scommettere e di investire su questo ancora di più. Mi sembra che ci sia un recovery plan che su questo parla chiaro, e quindi saranno grandissime opportunità, soprattutto per le aziende che già hanno cominciato a masticare un pochino questo argomento.
E le filiere su questo sono andate avanti, forse anche più dei brand. Adesso i brand si trovano a poter gestire un reshoring grazie a tutto questo investimento che è stato fatto proprio all'interno delle filiere che creano valore sull'avanzamento del prodotto. Noi l'abbiamo fatto dentro la nostra azienda, faccio un esempio senza parlare troppo della mia azienda, però io abbiamo un'azienda, sono la terza generazione, dal 1945 facciamo tessuti, e quindi immaginate come questo approccio alla sostenibilità abbia veramente fatto abbia sconquassato gli equilibri anche interni nostri, perché chi era abituato a lavorare in una certa maniera si è dovuto confrontare con un mercato diverso e con delle esigenze diverse. Oggi, dopo aver fatto un percorso che ormai dura quasi 10 anni, non abbiamo solo investito nei prodotti, perché ovviamente è normale che si parta anche da quello, i prodotti, i materiali sostenibili, dai materiali organici ai materiali riciclati, a tutti i materiali biologici che possono essere usati per fare le condizioni, ma abbiamo pensato che il contenitore doveva essere uguale al contenuto, quindi abbiamo investito in una nuova sede che si basa su 3 elementi: l'acqua, la luce e i materiali naturali, e abbiamo cercato di essere visibili anche da un punto di vista di immagine, perché quando un luogo di lavoro diventa un luogo attraente e piacevole, le persone che ci lavorano, ma anche i clienti, capiscono che forse è un qualcosa di più di un semplice cambio di prodotto. Abbiamo messo un coworking all'interno dell'azienda che sta partendo e partirà probabilmente nei prossimi mesi, un coworking per cercare di alimentare anche le nuove generazioni, cercare di coinvolgere attraverso delle relazioni che vengono da dei mondi diversi, con una commistione di elementi e di know-how che possono servire reciprocamente. Quindi anche lì scommettere sulle nuove generazioni. Abbiamo un archivio bellissimo che stiamo digitalizzando, abbiamo tantissime relazioni con le scuole, abbiamo ovviamente la parte poi energetica, abbiamo pannelli solari che alimentano per 100% la parte dell'energia che produciamo, abbiamo delle pareti verdi idroponiche, abbiamo delle cose che giustificano anche in maniera visibile gli investimenti che stiamo facendo. Poi dovevamo investire anche sulla filiera, e quindi una cosa che stiamo cercando di fare, lo facciamo anche attraverso le associazioni industriali, di capire quanto le filiere possono diventare tracciabili e trasparenti. Questo perché oggi essere tracciabili e trasparenti permette di andare in una direzione di maggiore chiarezza verso il nostro cliente e nella reputazione dell'azienda, e questo è un elemento fondamentale soprattutto quando ci si espone sui canali digitali. Ecco, la reputazione cresce. Cresce anche quando si fanno investimenti che vanno nell'ordine, non so, di pensare a fare dei bilanci sostenibili. Oggi veramente tutti gli aspetti delle aziende devono essere coinvolti in questo modo di pensare, e devono diventare degli asset fondamentali dove i budget sulla sostenibilità devono essere gli stessi che vanno nell'ottica della comunicazione, della ricerca, della sicurezza, perché non è una strategia di marketing, lo ripeto, ma una strategia aziendale di crescita. Questo è fondamentale. A Prato stiamo cominciando a parlare di blockchain, mettendo in condivisione più elementi in maniera trasparente per dare garanzia al cliente. Abbiamo fatto un progetto da poco addirittura con la condivisione dei mezzi che si spostano nel territorio, quindi pensare di monitorare e capire quanto l'efficienza dei viaggi possa permettere poi un risparmio di CO2 nell'aria. Insomma, esistono tanti progetti per far capire che il Made in Italy oggi, ecco, è pronto a recepire questo cambio di mentalità, e mi fa piacere dirlo non per la mia azienda, ma per tutte le aziende che stanno investendo in questo settore. E quindi la possibilità di avere il museo come elemento che riesce a comunicare e a interagire con il territorio attraverso una crescita del know-how sulla sostenibilità, ecco, questo secondo me è un grande valore aggiunto che ci dobbiamo tenere e dobbiamo cercare di alimentare attraverso questo tipo di iniziative che stiamo facendo, pensando che le nuove generazioni saranno quelle che ci obbligheranno ad andare in questa direzione. L'avete detto prima, io ho due bimbi piccoli che guardano continuamente cartoni animati che parlano solo di questo, di riciclaggio, di sostenibilità, di tutto ciò che va in quella direzione.
e delle volte mi brontolano quando compio qualche cosa di sbagliato da un punto di vista, perché mi dice babbo, ma questo va buttato nell'organico. Succede questo oggi, le nuove generazioni ci insegneranno a fare qualcosa di più. Francesco, grazie, perché hai ricapitolato la nostra situazione. Abbiamo parlato anche di ecodesign, visto che hai parlato dell'ultima sede, dove si è pensato in anticipo, no? A come fare le cose in maniera diversa per fare comunque delle cose belle, perché torniamo ai 4 valori che abbiamo visto inizialmente. Il design e la bellezza è fondamentale, e da italiani penso che questa cosa non ci debba mai mancare, non dobbiamo dimenticarci. Bello, ma anche design per partire da un concetto che inizialmente ci possa dire quanto impatterà quello che facciamo sull'ambiente, sulle persone, sugli animali, sulle cose. Un'innovazione che sia responsabile, perché di innovazione abbiamo bisogno, non ci si ferma, ma in maniera responsabile. Abbiamo bisogno di sostenibilità a 360 gradi, dove non si deve fare tutto, ma la strategia che viene decisa dall'azienda deve essere poi portata avanti in maniera precisa e simulata anche e verificata da enti terzi a step by step, perché comunque il tutto sostenibile subito non esiste, e poi la comunicazione che deve essere adeguata a questi valori di nuova generazione, perché a questo punto abbiamo 4 dimensioni che ci conducono in una competenza, perché bisogna avere competenza per fare queste cose, che ci dà competitività, perché di quello di cui abbiamo bisogno, utilizzando una parte di strumenti che avevamo già dentro, perché la creatività fa parte di noi, l'innovazione fa parte di noi, in parte la comunicazione, a cui dobbiamo però adesso integrare questi valori di nuova generazione, ma integrare significa integrare nella maniera corretta, perché l'integrazione non deve significare o che diventa solo sostenibile o che diventa solo di moda, eccetera. Abbiamo proprio l'armonia dove c'è l'essere umano al centro, che deve essere inclusivo e deve rispettare a 360 gradi. Io con questo chiuderei il nostro viaggio. Mi spiace, siamo andati fuori tempo, ma non c'era veramente modo di limitare certi interventi. Se ci sono delle domande, ho visto in chat che c'era un consiglio di non